Assumi integratori quando sei stanco? Sei sicuro che siano davvero efficaci? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi la nostra pillola di benessere riguarda gli integratori. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire quanto gli integratori siano utili nella nostra ricerca del benessere. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Penso sia capitato a tutti di assumere durante la vita almeno un integratore, per le più svariate ragioni. Per questo motivo oggi ci tengo ad analizzare insieme a te se gli integratori possono essere effettivamente utili e necessari, chi potrebbe veramente giovarne dal loro utilizzo e cosa invece si può fare di più naturale per sopperire a qualsiasi carenza. Nel precedente video che ti lascio qui sopra ho parlato dei superfoods, alimenti che possono darci un enorme aiuto quando si hanno delle carenze specifiche. Tante persone però preferiscono assumere integratori, spesso autonomamente, senza nemmeno l'indicazione di un medico. Analizziamo insieme quindi quali benefici possono darci e se bisogna prendere delle precauzioni prima di assumerli. Iniziamo subito. Nei confronti degli integratori alimentari esiste molto scetticismo e parecchia disinformazione. Spesso opinioni di esperti o pseudotali sostengono che non servano a nulla o addirittura che possano essere dannosi. I motivi di chi consiglia l'assunzione di integratori sono essenzialmente due. Primo motivo, la frutta e la verdura e i cibi che oggi mangiamo si sono enormemente impoveriti di nutrienti negli ultimi 150 anni, in quanto il suolo stesso si è impoverito sempre di più. Secondo motivo, ormai tantissime persone soffrono di carenze, come per esempio la carenza di vitamina D, per il semplice fatto che stanno tanto tempo chiuse in casa o a lavoro. Viene stimato che oltre il 90% delle persone abbia una o più deficienze nutrizionali, sufficienti ad alterare nel tempo il metabolismo e ad aumentare il rischio di malattie croniche. Un'analisi pubblicata negli Stati Uniti qualche anno fa ha messo in evidenza come pochi ma mirati integratori chiave potrebbero prevenire svariate malattie croniche. Questo studio ha preso in considerazione solo integratori basilari usati per scopi tradizionali: vitamina D e calcio per contrastare l'osteoporosi, acido folico per prevenire i difetti del tubo neurale, acidi grassi omega 3 per ridurre il rischio cardiovascolare, luteina e zeaxantina per prevenire la degenerazione maculare della retina. I ricercatori sono stati molto selettivi e hanno preso in considerazione solo gli studi che rispettavano i seguenti criteri. L'integratore deve produrre un effetto fisiologico misurabile. L'effetto fisiologico deve corrispondere ad un cambiamento della condizione di salute. Il cambiamento dello stato di salute deve corrispondere ad una diminuita spesa sanitaria. Vediamo dunque il primo integratore di questo studio: calcio e vitamina D. Con l'invecchiamento della popolazione, sempre più persone sono colpite da osteoporosi, un indebolimento della struttura ossea che predispone alle fratture. 3 fattori sono di primaria importanza per prevenire questa patologia: l'attività fisica, l'assunzione di calcio e la presenza nel corpo di sufficienti quantità di vitamina D. Questa vitamina viene prodotta grazie all'esposizione della pelle alla luce solare e la sua carenza è molto diffusa. I suoi effetti vanno ben oltre la salute ossea e una carenza crea un aumentato rischio di numerose patologie. Punto numero 2. Gli integratori di acido folico in gravidanza per prevenire i difetti del tubo neurale. L'acido folico è una vitamina del gruppo D ed ha un ruolo fondamentale in gravidanza. È un'integrazione per prevenire difetti del tubo neurale e viene considerata una prassi nella donna in gravidanza e apporta una serie di benefici aggiuntivi nello sviluppo del feto. Punto numero 3. Gli integratori di omega 3 per ridurre il colesterolo.
Gli acidi grassi poliinsaturi omega 3 hanno una generica azione di modulazione dell'infiammazione che si traduce in una lunga serie di benefici su varie strutture del nostro organismo. In particolare, essi esercitano un'azione di protezione sul sistema cardiocircolatorio e di miglioramento del profilo lipidico, agendo soprattutto sui livelli di trigliceridi. Punto numero 4. Integratori di luteina e zeaxantina per prevenire la degenerazione maculare. Luteina e zeaxantina sono carotenoidi presenti in particolare nelle verdure a foglia verde scura, come spinaci, insalata e porri. Svolgono azione antiossidante e formano i pigmenti maculari, una sorta di filtro che protegge la retina dalle radiazioni nocive. Un'aumentata assunzione di queste sostanze viene correlata ad una migliore salute degli occhi. Arriviamo quindi al dunque, i benefici sulla spesa sanitaria. Il suddetto studio americano del Ewing Group ha stimato che l'uso di questi integratori potrebbe sensibilmente prevenire ospedalizzazioni, disturbi del colesterolo, cecità, problemi alla nascita e molto altro, nonché procurare un risparmio non indifferente di costi sanitari. Si potrebbe dunque affermare che l'utilizzo di specifici integratori possa essere davvero utile per la nostra salute. Certo, sono dati americani e non mondiali, ma quelli per l'Europa e l'Italia non si discosterebbero di molto. Inoltre questi dati non prendono in considerazione né le persone con meno di 65 anni né i molteplici benefici che i singoli integratori producono. Basti pensare all'azione preventiva sui tumori della vitamina D, che in questa analisi non è stata presa in considerazione. Dunque, chi si ostina a sostenere che gli integratori non servono assolutamente a nulla, forse dovrebbe studiare più a fondo la letteratura scientifica. Esistono molti altri studi a riguardo, ne cito uno svedese, in cui venivano analizzate più di 2000 persone. Il risultato fu che chi assume multivitaminici ha un rischio ridotto di malattie cardiovascolari, che come sappiamo tutti sono la prima causa di morte al mondo. Un altro studio del 2010, sempre svedese, ha analizzato più di 20.000 persone tra i 40 e i 70 anni. In questo caso si è studiato il rischio di infarto del miocardio. Ancora una volta lo studio ha confermato che chi prende multivitaminici ha un ridotto rischio di infarto del miocardio. In altri campi ci sono delle risposte ancora più soddisfacenti, per esempio per quanto riguarda gli studi sulla memoria negli anziani. Essi dimostrano che l'assunzione di un multivitaminico possa migliorare la memoria dell'anziano, che, come sappiamo, se deficitaria, è collegato ad un aumentato rischio di sviluppare Alzheimer. Anche per quanto riguarda i disturbi depressivi e dell'umore ci sono molti pareri positivi. Vi sono diversi studi che dimostrano che l'assunzione di multivitaminici possa aiutare ad avere degli effetti positivi sulla depressione e sulla produzione di serotonina. In particolar modo lo zinco sembra essere essenziale per la produzione dell'ormone serotonina. Non ci sono però solo aspetti positivi quando si parla di integrazione alimentare, altrimenti a cosa serve questo video? L'uso di multivitaminici può essere associato ad una interazione coi farmaci e quindi portare a degli effetti collaterali se assunti in modo scorretto. Uno studio ci dimostra che le donne in gravidanza devono stare particolarmente attente all'assunzione di vitamina A, perché è associata a degenerazione o malattie congenite nel feto. La vitamina D è essenziale e molti ne sono carenti, però se assunta con dosi molto eccessive può portare comunque a tossicità. Il ferro, se assunto in eccesso, può portare a stitichezza, vomito e difficoltà nella digestione. In particolar modo può interferire nell'assimilazione dello zinco, che, come accennavo prima, è essenziale per la produzione di serotonina. Abbiamo visto dunque che per cercare di stare meglio non si può pensare di risolvere tutto con qualche integratore. Io ho introdotto ogni tanto integratori nel mio percorso, anche se non li assumo regolarmente. In momenti specifici dell'anno li reputo utili, come reputo utili gli oli essenziali, ma solamente se si presenta la necessità. Dopo aver visto insieme un'analisi della letteratura scientifica, credo che sia ancora più chiaro che una dieta equilibrata e sana debba essere generalmente la vera e prima prevenzione. La parola integrazione dovrebbe far capire tutto. Ove c'è una carenza ci deve essere un'integrazione.
Quindi, come sempre, cerchiamo di alimentare il nostro corpo al meglio. Se non lo si era capito nei video precedenti, spero che con quest'ultimo il concetto sia ancora più chiaro. Non possiamo sperare di risolvere definitivamente i nostri problemi con 2 o 3 pastiglie. Può essere utile fare degli esami del sangue in accordo con il proprio medico di base per analizzare di quali vitamine siamo carenti e magari integrare ove necessario. In futuro, se ti può interessare, potrei creare un contenuto specifico sui principali integratori utilizzati e quali sono i cibi che potrebbero aiutarci ad acquistarne il meno possibile. Fammelo sapere nei commenti. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video!